Benvenuti sul mio canale, io sono Rita Real Paracrime per chi ancora non mi conosce e oggi voglio raccontarvi una delle storie più inquietanti e misteriose degli ultimi anni e sto parlando della scomparsa di Elisa Lam. We begin tonight with a tragic end to a desperate 3-week search. A 21-year-old Vancouver woman who disappeared while in Los Angeles has been found dead. Elisa Lam, conosciuta anche con il suo nome cantonese Lam Ho Hee, spero di pronunciarlo bene, scusatemi, era una giovane studentessa canadese di 21 anni di Vancouver, precisamente nella British Columbia. Nata il 30 di aprile 1991, era figlia di David e Hina Lam, immigrati di Hong Kong, che si erano trasferiti in Canada per cercare una vita migliore. Elisa era una persona brillante e creativa. Aveva un blog su Tumblr chiamato Nouvelle Nouveau, dove condivideva le sue esperienze, le riflessioni e le sue lotte personali. Elisa aveva una sorella maggiore con cui era molto legata. La famiglia Lem era molto unita e cercava di supportarsi a vicenda in ogni modo possibile. I genitori David e Hina erano descritti come persone premurose e protettive, preoccupati per la salute mentale della loro figlia perché purtroppo Elisa soffriva di disturbo bipolare e depressione, condizioni che richiedevano ovviamente l'assunzione di farmaci per gestire i suoi sintomi. Nel gennaio del 2013 Elisa decise di prendersi una pausa dagli studi all'Università della British Columbia e di intraprendere un viaggio da sola lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. Dopo aver visitato San Diego, arrivò a Los Angeles il 26 gennaio e si registrò al Cecil Hotel. Il Cecil Hotel è situato nel cuore di Los Angeles. Era noto per la sua storia oscura. Fu inaugurato nel 1924. L'hotel aveva ospitato numerosi eventi tragici, tra cui omicidi, suicidi e la residenza temporanea di famosi criminali come Richard Ramirez, noto come il Night Stalker. Il 31 gennaio 2013 Elisa Lam fu vista per l'ultima volta. La sua famiglia, che era in costante contatto con lei durante il viaggio, si preoccupò quando non ricevette più notizie. David e Hina contattarono subito la polizia di Los Angeles, che iniziò le ricerche. La polizia distribuì volantini con la foto di Elisa e interrogò lo staff dell'hotel e gli ospiti, ma tuttavia non emerse nessun indizio concreto fino alla pubblicazione di un video che avrebbe scosso l'opinione pubblica. Il 14 febbraio 2013 la polizia rilasciò un video di sicurezza ripreso all'interno dell'ascensore del Cecil Hotel. Questo video mostrava Elisa Lam che si comportava in modo estremamente strano. E nel video Elisa entra nell'ascensore e inizia a premere freneticamente diversi pulsanti. Poi si nasconde in un angolo, fa capolino fuori dall'ascensore come se stesse cercando qualcuno o qualcosa e compie strani gesti con le mani. Il video comunque divenne virale, suscitando molte domande e teorie. Il 19 febbraio 2013, dopo che diversi ospiti
dell'hotel si lamentarono di problemi con l'acqua come bassa pressione, colore scuro e sapore sgradevole. Un manutentore ispezionò i serbatoi dell'acqua sul tetto dell'hotel e fu lì che trovarono il corpo di Elisa Lam. Just a couple of hours ago, Los Angeles police confirmed that the body found on the roof of the Cecil Hotel was that of Elisa Lam. Lam was last seen at the hotel on January 31st. A worker found her body at the bottom of a sealed water tank this morning after a guest complained about low water pressure. Police initially searched the roof after Lam disappeared, but not the water tanks, which are kept unlocked. Anybody could open it, but the roof is secured with an alarm and a lock and a key to the door access. Last week, LAPD released a surveillance video from the hotel elevator the night Lam disappeared. Police say she was exhibiting strange behavior. Investigators confirm she battled depression but could not comment on her mental state in the video. Police have said before that they suspected Lam may have met with foul play. Il corpo di Elisa Lam finalmente era stato ritrovato ed era nudo e galleggiava nel serbatoio. I suoi vestiti furono trovati vicino a lei e non era chiaro come avesse fatto ad entrare lì, dato che l'accesso al tetto comunque era bloccato e i serbatoi erano chiusi. Magicamente non si sa come questa ragazza sia potuta entrare nei serbatoi, questo che io non mi spiego. E dall'autopsia si rivelò che Elisa era morta per annegamento accidentale, non c'erano segni di trauma fisico o violenza. E il rapporto tossicologico mostrò che Elisa non aveva assunto i propri farmaci per il disturbo bipolare che lei ha comunque. Non aveva assunto farmaci nei giorni precedenti la sua morte. Le autorità conclusero che la morte di Lisa era stata accidentale, probabilmente causata da un episodio psicotico legato al suo disturbo bipolare. Si pensa infatti che possa essere successo questo per il suo disturbo bipolare, perché comunque non aveva assunto i suoi medicinali. Tuttavia, questa spiegazione non convinse tutti e molte domande rimasero senza risposta, ovviamente. Il mistero di Elisa Lam ha dato origine a numerose teorie del complotto. Alcuni ipotizzarono che ci fosse stato un coinvolgimento di terzi, mentre altri suggerivano spiegazioni soprannaturali date le inquietanti coincidenze con la storia del Cecil Hotel. Molte spiegazioni magari tante persone pensavano che la ragazza fosse in qualche modo posseduta da forze soprannaturali, ma non si ha ovviamente la certezza di questo. David e Hannah Lam hanno cercato di ottenere risposte riguardo alla morte della loro figlia, hanno intrapreso azioni legali contro il Cecil Hotel, sostenendo che l'hotel non avesse preso misure adeguate per garantire la sicurezza degli ospiti. Il caso legale si concluse con un giudizio a favore dell'hotel, che sosteneva che non ci fosse stata negligenza da parte loro, e nonostante questo i genitori di Lisa hanno continuato a cercare chiarezza e giustizia per la loro figlia, mantenendo viva la sua memoria e sensibilizzando sulle questioni legate alla salute mentale. La storia di Elisa Lam continua ad essere oggetto di discussioni e analisi. Ha ispirato documentari, podcast e una serie di Netflix intitolata Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, la sparizione al Cecil Hotel. Il Cecil Hotel stesso ha comunque chiuso i battenti per ristrutturazioni, ma il suo oscuro passato e la tragica storia di Elisa Lam rimangono parte della sua eredità. So anche che il Cecil Hotel ha comunque cambiato nome, se non sbaglio dovrebbe essere The Stay on Main, e l'ha fatto soprattutto perché voleva cambiare la sua propria reputazione. E fatemi esprimere un'opinione personale, ovviamente, io non sono esperta di medicina o non mi considero una dottoressa, assolutamente no.
Però volevo dirvi, prendetevi cura della vostra salute mentale, è davvero importante, ragazzi. Non trascurate voi stessi, perché comunque poi si rischia, di andare incontro delle situazioni più difficili oppure si rischia comunque di non rialzarsi più. È davvero importante controllare la vostra salute mentale, rendervi conto che quando non ce la fate più, accettate questa cosa e fatevi magari aiutare, anche parlare con un amico, un'amica, con i vostri genitori, comunque è molto importante esprimervi, esprimere se stessi, scusatemi, esprimere se stessi è davvero fondamentale, quindi cercate di farlo sempre. Io lo dico sempre a tutti, lo dico anche a me stessa. Anch'io delle volte trascuro tanto la mia salute mentale e arrivo in un punto dove divento matta, non ce la faccio più, devo magari mollare quel tipo di lavoro perché mi sta quasi uccidendo. Devo comunque magari mollare determinate cose perché mi devastano a livello mentale, ma anche a livello fisico. Ecco, prendetevi cura anche del vostro fisico, assolutamente. Detto ciò, volevo comunque aggiungere che Elisa Lam soffriva comunque di bipolarismo, che consiste nella presenza di strati dell'umore fortemente contrapposti tra loro, che si alternano anche in breve tempo. Il bipolarismo ha comunque due fasi. La prima è una fase depressiva dove la persona che ne soffre è giù di morale, poco attento e incapace di provare gioia e positività. La seconda è, secondo me, la più dangerous. È una fase maniacale dove la persona ha un'euforia incontenibile e può assumere comportamenti rischiosi oppure può abusare anche di sostanze. E ovviamente ci sono diverse forme, diversi gradi di bipolarismo e vanno comunque trattati con degli esperti. Penso che molti di voi conoscevate già questa storia, la storia di Lisa Lam, che è una storia, un caso molto agghiacciante. E fatemi però sapere lo stesso cosa ne pensate giù nei commenti e se vi è piaciuto il mio video mettetemi un like e iscrivetevi al canale se vi va ovviamente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!